Ma quanto c'è di vero nel codice da Vinci di Dan Brown? Noi sappiamo che il Cenacolo è un dipinto famosissimo di Leonardo da Vinci, realizzato tra il 1494 e il 1498. Si trova in Santa Maria delle Grazie a Milano e fu commissionato da Ludovico il Moro, il duca di Milano, che aveva eletto la chiesa domenicana di Santa Maria delle Grazie per la celebrazione della sua casata, tanto che anche Donato Bramante vi aveva lavorato. Donato Bramante e Leonardo da Vinci furono attratti a Milano dalle opportunità di lavoro offerte dalla politica di espansione promossa dagli Sforza. È famosissima la lettera di autopresentazione del 1482 di Leonardo da Vinci, nella quale enumera tutte le sue qualità, che vanno dall'ingegneria militare all'idraulica, alla musica, all'arte, da esercitarsi in tempi di pace. Matteo Bandello ci fornisce una preziosa testimonianza di come Leonardo da Vinci lavorava. Ci dice che egli non amava la tecnica dell'affresco, infatti non si confaceva al suo modo di dipingere, fatto di continui ripensamenti. L'affresco invece necessita una rapidità di esecuzione, dovuta al fatto di stendere i colori prima che l'intonaco asciughi. Leonardo realizza il cenacolo nel refettorio con la tecnica della tempera grassa, unita a leganti oleosi, e questo sarà la base dei problemi di conservazione, dovuti anche alle vicinanze delle cucine e anche alla parete esposta a nord. La fama del cenacolo di Leonardo è testimoniata dalle numerose copie, oltre alle fonti scritte. Gli artisti leonardeschi si cristallizzarono nello stile però del maestro e tra le opere a grandezza naturale spicca quella del Giampietrino, assistente di Leonardo, una leggermente più piccola di Marco Doggiorno e Cesare da Sesto. Appena terminato il dipinto, Leonardo si accorse che il suo affresco presentava molti difetti. È vero infatti che nel maggio del 1566 Vasari vide il dipinto e scrisse che del cenacolo non resta altro che una macchia abbagliata. Grazie a un restauro del 1977 e durato un ventennio, si è potuto ritrovare, attraverso anche le copie d'epoca, i colori originali e tutta la bellezza di questo affresco. Pensate che è stato scoperto anche un chiodo puntato sulla testa di Cristo, dove Leonardo aveva appeso i fili per segnare le direttrici della prospettiva e il punto di fuga. Il dipinto si basa sul Vangelo di Giovanni 13:21 e l'artista indaga il significato più profondo dell'episodio evangelico, studiando le reazioni e i moti dell'animo. Le emozioni si diffondono violentemente tra gli apostoli, da un capo all'altro della scena, rappresentando le figure a tre, con Cristo isolato al centro, in una solitudine sia fisica che psicologica. Gli apostoli sono sistemati in gruppi di 3 e rispettivamente da sinistra a destra sono Bartolomeo, Giacomo Minore, Andrea, Pietro, Giuda, Giovanni, alla sinistra di Cristo Tommaso, Giacomo Maggiore, Filippo, Matteo, Taddeo, Simone, e rappresentano ciascuno una diversa reazione alle parole di Cristo, che vengono con più difficoltà udite agli estremi del tavolo, secondo le leggi acustiche studiate proprio in quegli anni da Leonardo. Lui dirà: il più vicino meglio intende, il più lontano manco ode. La disposizione degli apostoli in gruppi di 3, infatti, fa derivare un effetto di ondate successive che si propagano come un eco a partire dalla figura di Cristo. Pietro impugna il coltello, Giuda stringe la borsa con i soldi e indietreggiando rovescia col gomito la saliera. Vi è smarrimento e incredulità degli altri apostoli. La scena deriva dal quarto Vangelo e non dagli altri 3 sinottici, per il dialogo tra Pietro e Giovanni e per la mancanza anche del calice sulla tavola. Infatti una lettura esoterica è legata anche a Dan Brown, il quale vede nel discepolo a destra di Gesù come la Maddalena per i suoi tratti femminei del volto.
Il cenacolo di Leonardo ha portato numerose novità rispetto ai cenacoli precedenti. Pensiamo ad esempio alla figura di Cristo isolata al centro della scena. Pensiamo a Giuda a fianco degli altri apostoli e non al di là del tavolo, o alla figura di Giovanni non più adagiata su Cristo. Il motto di Leonardo, esperienza, madre di ogni certezza, ben riassume il suo modo di operare e di agire. Ma dove Leonardo unì la perizia tecnica alla profondità di pensiero, ci ha lasciato capolavori insuperabili. Vi aspetto alla prossima puntata.